Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumetto Asian Food. Eccomi finalmente tornato come promesso dopo una piccola pausa che effettivamente è durata un po' più del previsto per preparare ancora dei buonissimi piatti asiatici. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questo periodo domandandomi quando sarei finalmente tornato. La cosa mi ha fatto veramente ma veramente piacere e quindi vi ringrazio di cuore a tutti. Oggi torniamo in Corea del Sud e prepariamo un piatto moderno, quindi non legato alla tradizione coreana, ma veramente molto saporito e soprattutto piccante. Sto parlando del tteokbokki, ovvero una zuppa di noodles piccante con gnocchi di riso, polpette di pesce e uova. Il piatto di oggi è l'unione di due pietanze, la fusione di due pietanze molto conosciute in Corea, ovvero i tteokbokki, che sono gli gnocchi di riso cilindrici tok che vengono saltati in salsa piccante, e i ramyeon, ovvero i noodles istantanei. Unendo queste due pietanze otterremo il piatto di oggi, il tteokbokki, ovvero questa zuppa di noodles piccante con gli gnocchi a cui io poi aggiungerò delle polpette di pesce, anzi polpette di gamberi, e del formaggio fuso sopra, in modo da creare una cosa veramente molto ma molto golosa. Ho deciso di preparare questo piatto dopo aver visto una foto dell'interpretazione del medesimo da parte di una mia cara amica, la Carlotta, una blogger che ha un profilo Instagram veramente incredibile. Lei è una grandissima amante di cucina, in particolare di cucina asiatica, e mette delle foto su questo suo profilo Instagram roulotte che sono veramente incredibili e meritano di essere visti da tutti. Mi raccomando, seguitele perché è veramente molto ma molto brava, quindi grazie anche alla Carlotta. Ciao Carli. Premetto che questa sarà una ricetta da rientro delle vacanze, ok? Quindi della serie non ho assolutamente voglia di passare tutta la giornata in cucina, quindi i tok e gli gnocchi di riso coreani saranno pronti, le polpette di gambero saranno pronte e i noodles istantanei, chiaramente istantanei, saranno pronti anche quelli. Come vedrete la ricetta è molto semplice quindi e sarà pronta in soli 15 minuti. Non mi resta che dirvi di andare a vedere tutti gli ingredienti che compongono questa ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2 porzioni di tteokbokki avremo bisogno di 2 buste di ramyeon o altri noodles istantanei, 200 g di tok, gli gnocchi di riso coreani, 10 polpette di gamberi facoltative, 2 uova, 2 cipollotti, un peperoncino verde piccante, 100 g di mozzarella grattugiata, 2 cucchiai di gochujang, 2 cucchiai di gochugaru, 2 cucchiai e mezzo di zucchero semolato, 2 cucchiai e mezzo di salsa di soia, un cucchiaio di mirin, mezzo cucchiaio di salsa d'ostriche, 2 cucchiai di miele e 1 litro di brodo di pollo o vegetale. E dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 velocissime fasi: la preparazione degli ingredienti, la preparazione della salsa, la cottura del tteokbokki e per finire l'impiattamento. Per cominciare prepariamo gli ingredienti. Eliminiamo l'estremità del cipollotto, separiamo il bulbo dalla parte verde, tagliamolo in 2 e poi in 3 parti. Una volta fatto, riserviamo. Tagliamo ora finemente la parte verde e una volta fatto, riserviamo. Una volta eseguite le operazioni per entrambi i cipollotti, riserviamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Eliminiamo il peduncolo del peperoncino e quindi tagliamolo a fettine sottili. Una volta fatto, riserviamo. Portiamo ad ebollizione una pentola di acqua e aggiungiamo delicatamente le uova a temperatura ambiente, facendole cuocere 7 minuti. Passato questo tempo, togliamole, immergiamole immediatamente in acqua ghiacciata e lasciamole raffreddare completamente. Una volta fredde, sgusciamole con attenzione in modo da mantenerle integre e riserviamole a parte. Prepariamo la salsa. Mettiamo in una scodella 2 cucchiai di gochujang, 2 cucchiai di gochugaru, 2 cucchiai e mezzo di salsa di soia, mezzo cucchiaio di salsa d'ostriche, 2 cucchiai e mezzo di zucchero, 1 cucchiaio di mirin, 2 cucchiai di miele e con l'utilizzo di una frusta mescoliamo bene gli ingredienti per amalgamarli insieme. Una volta fatto, riserviamo a parte. Preparerò ora una porzione di tteokbokki, quindi utilizzerò metà degli ingredienti elencati all'inizio.
Scaldiamo un wok e aggiungiamo 500 ml di brodo, 5 polpette di gamberi e 100 g di gnocchi di riso. Mescoliamo un po' e portiamo a ebollizione. Quando il brodo comincia a bollire, aggiungiamo metà dei bulbi di cipollotto a pezzi, metà del peperoncino verde affettato e metà della salsa piccante preparata in precedenza. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo bollire 5 minuti. All'interno della busta di ramen troveremo i noodles istantanei e 2 bustine di condimenti liofilizzati. Aggiungiamo il contenuto delle 2 bustine al brodo piccante e mescoliamo bene. Aggiungiamo quindi i noodles e cuociamoli seguendo le indicazioni descritte sulla confezione. Mescoliamo durante la cottura la pasta in modo che cuocia uniformemente. Una volta i noodles al dente, togliamo il wok dal fuoco e prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Versiamo la zuppa e tutti i vari ingredienti in una bella scodella capiente. Cospargiamo il tutto con abbondante mozzarella grattugiata e con l'aiuto di un cannello facciamola fondere. Coloriamo il piatto con il cipollotto verde affettato e per finire aggiungiamo l'uovo tagliato in 2. Il nostro labocchi è pronto per essere degustato. Ed ecco finita anche la ricetta del labocchi. Come avete visto, questo piatto estremamente facile ma molto sostanzioso, godurioso, libidinoso, sicuramente un piatto che dà molta soddisfazione. Come avete potuto evincere dal colore del piatto, è una pietanza molto hot, molto piccante, che durante le serate d'inverno vi riscalderà senza nessun problema. Vi mette a posto lei, non preoccupatevi, potete anche spegnere il riscaldamento così risparmiate sulle bollette. È un piatto altamente customizzabile, quindi potete intanto utilizzare qualsiasi tipo di marca di noodles istantanei. Io vi consiglio, preferisco i noodles istantanei coreani perché secondo me hanno una qualità di pasta migliore. In questo caso chiaramente state attenti al tempo di cottura dei noodles perché cambia da brand a brand. Le polpette di gambero possono essere sostituite in caso non le troviate, si trovano solamente nei piccoli supermercati asiatici, con qualsiasi altra cosa. Potete utilizzare degli anelli di calamaro per esempio, oppure se volete fare una versione di carne dei cubetti di pancetta che saltate prima, oppure se volete fare una versione vegetariana con dei funghi. Insomma, potete sbizzarrirvi e utilizzate quello che vi passa per la testa. Per quanto riguarda il piccante vale la stessa regola, più o meno a seconda dei vostri gusti. Io chiaramente preferisco sempre un po' di più perché, come sapete, il peperoncino è un afrodisiaco, aumenta la libido e quindi dopo aver mangiato questo piatto farete molto contenta la vostra ragazza. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food, mettete un piccolo like al video se vi è piaciuto e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, che palle, ve lo dico sempre, iscrivetevi al mio canale, non è difficile, premete il tasto rosso con scritto iscriviti che è là sotto. Che lo facciate o no, io comunque la prossima settimana sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!